Qualche giorno fa ho preparato un video che mi è costato tanto tempo e ricerca su Google. Una notizia riportata in maniera imprecisa creava una situazione di allarmismo per le località turistiche di Monastir senza alcuna ragione. Generalizzava una situazione disastrosa che si trova in una baia del Golfo di Monastir, una in particolare, la baia di Xibet El Mediuni. Ho fatto ricerche e ho spiegato con prove scientifiche citate che la baia non può in nessun modo influenzare tutto il Golfo di Monastir. Le correnti marine spingono verso sud, non verso nord, e non sono io a dirlo, basta documentarsi davvero, non a chiacchiere. E non costa neanche fatica, perché ho riportato le fonti. Tra l'altro, in questi video, a rafforzare le dichiarazioni, si citano niente di meno che le associazioni di categoria che invece precisano correttamente l'area interessata senza generalizzare dicendo Monastir. Chiaramente se si riportano le notizie dei giornali che fanno titoloni si trova anche lì indicato il nome Monastir perché fa senz'altro più clamore, come in Italia del resto, no? Ma non finisce qui, perché i video continuano, volendo in tutti i modi screditare il Golfo di Monastir solo perché include questa baia. Beh, cosa dire, le agenzie turistiche e alberghiere ringrazieranno. Però un fatto mi lascia perplesso e vi lascio a un minuto di immagini per poi dirvi in quale zona sono state riprese. Si tratta del Golfo di Hammamet, in zona Nebel, e mostra gli scarichi di acque reflue provenienti dalle varie aziende del territorio che sversano in mare attraverso una serie di canali. Ma parliamo della visita inaspettata del presidente della Repubblica Tunisina Kais Saied, che è intervenuto a sorpresa qualche giorno fa nella baia di Xibet El Mediuni, incontrando una delegazione di cittadini che si sono subito riuniti per l'occasione. Ha manifestato il suo sdegno per quello che ha visto, chiedendo la punizione dei responsabili e di intervenire immediatamente. Ma il suo dissenso era rivolto anche all'area costiera di Nabel. Infatti le immagini che avete visto all'inizio si riferiscono proprio alla sua visita, effettuata sempre senza preavviso, e ha incontrato il governatore, il quale ha raccontato in maniera concitata e seriamente preoccupata che alcune industrie del luogo, da stabilire quali e quante, utilizzano i depuratori solo quando ci sono ispezioni, mentre normalmente usano i canali delle zone per scaricare direttamente a mare. Questo è un fatto che si verifica nel Golfo di Hammamet e, giusto per precisare, l'area costiera del governatorato di Nabel prende il nome di Golfo di Hammamet. Basta ascoltare e tradurre il servizio che vi sto mostrando al lato. In descrizione trovate i link. Qui non si tratta di fare notizia con preferenze di informazione. Ci sono più di un titolo in arabo che parlano di questo. Il presidente Saied è quindi intervenuto a Monastir Nebel, promettendo il suo impegno affinché gli autori di questo scempio vengano assicurati alla giustizia. Ma di questo, nei video in cui si generalizza parlando del Golfo di Monastir, non se ne parla. Di Nebel e del suo Golfo di Hammamet neanche una parola. Perché? Questo mi lascia basito, deluso e profondamente rammaricato. Si parla di dovere nell'informare le persone che vogliono venire a Monastir e non si fa alcun riferimento al Golfo di Hammamet. Come lo giudicate questo strano modo di riportare le notizie? Le coste balneari della Tunisia sono inquinate come in tutto il mondo, ma come capita altrove, le aree turistiche sono perfettamente fruibili. E a dirlo sono gli occhi di chi ci vive o ci è venuto in vacanza. Ci sono aree più inquinate e altre che, grazie alla morfologia delle coste e alle correnti, restano più pulite. E per comprendere questo basta leggere, informarsi seriamente ed evitare di dire stupidaggini sulle correnti marine. Quelle delle coste di Monastir sono costanti, tangenziali e spostano le acque verso il sud, lasciando la zona turistica con l'acqua cristallina che è ed è sempre stata un segno distintivo delle spiagge di Monastir e Madia. A dirlo, ripeto, non sono io. Basta cercare le fonti di queste informazioni nel video precedente sulla Marea Rossa.
Ma una cosa è certa, il presidente Sayed nel documento video di Tunisie Numerique lancia accuse precise all'ONAS e all'APAL, parlando di depurazione amministrativa e ordina alla governatrice di Nebel di far rispettare la legge, perseguendo i responsabili di questo scempio. Le cose si aggiusteranno e miglioreranno, e questo grazie al coraggio di chi non ha paura di dire le cose come stanno. Grazie anche alle associazioni di categoria che con serietà e determinazione denunciano i fatti citando le aree interessate in maniera precisa, senza creare allarmismi inutili. Aiutiamo le associazioni di categoria a denunciare queste cose, ma non strumentalizziamo le notizie per screditare una zona turistica a favore di un'altra. Non lo trovo giusto, non lo trovo onesto. Ognuno racconta la sua storia, ma quando si parla di cose del genere è d'obbligo l'onestà intellettuale. E fino ad oggi non l'ho vista e non voglio nascondere la mia profonda delusione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Personalmente con questo video chiudo l'argomento perché ritengo che adesso che la situazione è stata presa in mano dal Presidente, sia meglio lasciargli fare il suo lavoro senza interferire e alimentare preoccupazione. Ne tornerò a parlare se ci saranno significativi cambiamenti anche in merito a un progetto di risanamento dell'area di Monastir promosso dal Ministro dell'Ambiente. Continuate a seguire Diario Tunisia perché senza manipolare e strumentalizzare le notizie, quello che non vi dicono gli altri sulla Tunisia, state pur certi, ve lo dico io.